Buonasera, vi parlo dal Museo di Storia della Medicina della Sapienza di Roma, per parlarvi brevemente del modo in cui il nostro museo ha affrontato e in parte speriamo risolto i problemi rappresentati dalla crisi pandemica, dalla corrente crisi pandemica, attivando una serie di risorse, di possibilità, di attività che non avevamo previsto di usare, ma che ci hanno insegnato molto, sia sul piano della fruizione del museo da parte del largo pubblico, sia sul piano della fruizione del museo da parte delle scuole e soprattutto dei nostri studenti, quindi da parte, diciamo, della fruizione didattica. La crisi pandemica ci ha colto del tutto impreparati, come purtroppo è avvenuto in tutto il mondo, e ci ha privato della nostra principale risorsa, che è appunto il pubblico. Il nostro museo è stato creato negli anni 30, è un museo piuttosto antico per essere nell'ambito dei musei universitari, è stato creato da Alberto Pazzini, che lo volle, prima lo situò, prima fu ospitato questo museo all'Istituto di Igiene della Sapienza e poi fu creato questo edificio dove siamo attualmente, che è un edificio autonomo indipendente su 3 piani che ospita una serie di interessanti collezioni. Il fondatore del museo, appunto Pazzini, lo volle come strumento didattico. Quindi il nostro museo è nato con una specifica vocazione didattica rivolta principalmente agli studenti universitari di medicina. Noi abbiamo ampliato questa diciamo, missione del museo per includere non solo le scuole di ogni ordine e grado, sia le scuole elementari che medie che superiori. Naturalmente offriamo una visita diciamo differenziata per le diverse età di coloro che fruiscono, degli studenti diciamo che fruiscono del nostro museo. Abbiamo svolto anche attività per bambini più piccoli, più o meno della scuola materna, che naturalmente hanno bisogno di un altro accompagnamento e di un'altra visione delle cose. Comunque noi abbiamo ampliato questa offerta didattica, ma senza dimenticare che la nostra funzione principale è quella di offrire un supporto alle lezioni e ai corsi di storia della medicina. Quindi la nostra funzione, la nostra vocazione didattica, le nostre collezioni, che sono sia alcune importanti collezioni di oggetti originali come le collezioni di strumenti chirurgici romani o le collezioni di vasi da farmacia di età rinascimentale, la nostra diciamo offerta didattica è stata rivolta soprattutto come dire, a integrare al momento della pandemia questa offerta diretta con altri elementi. Cosa abbiamo appreso dalla pandemia? Naturalmente abbiamo appreso a utilizzare i sistemi multimediali che tutti i musei stanno usando, anche se noi siamo piuttosto fieri di essere riusciti a tenere aperto il museo al possibile, diciamo quando era possibile, diciamo, rispetto alle norme generali di comportamento che ci venivano dettate come popolazione dalla pandemia. Noi siamo rimasti aperti molto a lungo, per diverse settimane e mesi, naturalmente con pochissimi visitatori, molto controllati e molto contingentati, e anche adesso siamo appunto in questa situazione. Quindi abbiamo integrato l'offerta didattica con vera e propria, con una serie di video, di elementi multimediali che abbiamo affidato sia diciamo, agli studenti che lavorano con noi con borse di collaborazione, sia che sono stati prodotti da noi. Diciamo, comunque tutti i video sono sotto la nostra supervisione e sono visibili al sito che vi è stato indicato, vi sarà indicato. Dal punto di vista del futuro, noi riteniamo che questa lezione sia stata molto istruttiva, non tanto perché si possa sostituire la fruizione del museo con altri elementi virtuali, che è una cosa impossibile che se ne dica, o comunque impossibile o molto difficile con i nostri mezzi, perché sappiamo che un museo non è solo
un'esperienza di tipo visivo o intellettuale, è un'esperienza di tipo materiale, concreto. Noi abbiamo lavorato a lungo con gli studenti manipolando gli oggetti, osservandoli, toccandoli, cercando di comprendere a cosa potessero servire, che emozioni suscitassero in coloro che li vedevano o che li avevano prodotti. Quindi è chiaro che il museo ha un peso, diciamo, la materialità degli oggetti del museo e la stessa esperienza dell'allestimento è un'esperienza insostituibile, però come abbiamo tutti appreso in questo periodo è un'esperienza insostituibile che può essere integrata a vari livelli, può essere accompagnata, può essere introdotta da esperienze di tipo diverso e che fanno uso delle nuove tecnologie di cui tutti ci siamo serviti per comunicare e per apprendere o insegnare in questo periodo complicato. Naturalmente queste nuove tecnologie offrono delle possibilità che non sono le stesse non sono, che ne so, come dire semplicemente una visita virtuale, sono delle possibilità in più che vanno sfruttate. Ad esempio noi stiamo pensando a giochi interattivi, a quiz, diciamo attività che coinvolgano gli oggetti del museo e le nostre collezioni a livelli diversi e per pubblici diversi. A questo proposito vorrei ricordare che esperienze diverse sono state fatte in molti musei del mondo anche prima della pandemia e rappresentano un patrimonio a cui noi attingiamo, un patrimonio di esperienze naturalmente magari fatte con altri mezzi, con più mezzi di quelli che noi abbiamo, ma insomma è un patrimonio anche ideale a cui noi attingiamo. Ugualmente abbiamo ritenuto di essere molto presenti, il più presenti possibile sui social, che diciamo sono visti con diversi gradi di sospetto dagli accademici e da molti intellettuali, ma che a nostro parere, quando dico nostro non intendo mio, intendo del consiglio scientifico del nostro museo, dello staff, del curatore Alessandro Aruta e appunto degli studenti che ci hanno in questi anni sempre aiutato e in questi 2 anni moltissimo. La nostra presenza sui social è stato un tentativo di usare i social, cioè Facebook, Twitter, Instagram, per veicolare contenuti e per tenere desta anche l'attenzione sulla nostra istituzione. Dal punto di vista dell'alchimia e della storia della chimica medica, perché l'alchimia è una tecnica, diciamo, antica, insomma, inventata in ambito tardo antico e poi arabo, come indica anche il suo nome. Per ciò che riguarda le collezioni, diciamo, riferibili a questo ambito di studi e di attività, il nostro museo ha un fondo molto bello di vetrerie di età moderna, quindi non particolarmente antiche, ma che ci consentono di ricostruire almeno in parte l'atmosfera che legata ai praticanti questo sapere che era poi un sapere di tipo artigianale in massima parte, che è stato un sapere di tipo artigianale basso, diremmo noi oggi, per tutto il Medioevo e per gran parte del Rinascimento, fino a che una serie di pensatori, di medici o di diciamo quelli che si chiamano con un termine anglosassone medical practitioners, quindi una serie di praticanti a diverso titolo l'arte della cura, non è riuscita a estrarre, come dire, a tirar fuori questa pratica dalle secche, diciamo così, di una pratica artigianale volta poi tra l'altro spesso ad offrire false speranze come la trasmutazione dei metalli in oro o la creazione di un farmaco universale, appunto questo gruppo di medici, tra cui in primis Theophrastus von Hohenheim, che noi conosciamo con nome di Paracelso, ma poi tutta una serie di altre figure, Jean-Baptiste Van Helmont e poi via via figure appartenenti a un'elite sempre più, diciamo, alta di sapere medico, fino a che queste figure sono riuscite a tirar fuori questa pratica dalle secche di una semplice pratica per farla diventare un sapere che poi ha condotto alla chimica medica, alla chimica e poi alla biochimica, attraverso la biochimica
a una delle scienze di punta della medicina attuale. Quindi, come si vede, l'alchimia prima è quella che viene definita con un termine inglese che non tutti accettano, chemistry, oppure protochimica, è stato un sapere che per tutta l'età moderna ha rappresentato una risorsa diciamo non ancora del tutto esplorata per figure professionali come i farmacisti, i chirurghi o appunto gli stessi medici, ma è stato un sapere che solo lentamente ha elaborato le proprie ragioni e la propria, diciamo, un proprio corpus anche testuale per diventare, per confluire poi nell'alveo della più ampia riflessione sulle scienze, diciamo, di base che compongono la medicina. Quindi facciamo riferimento per ciò che riguarda l'alchimia, nel nostro caso soprattutto a queste vetrerie di età moderna e a pochi altri elementi, ma come tutti noi sappiamo la chimica, soprattutto la chimica rinascimentale d'età barocca, ha lasciato dietro di sé relativamente pochi reperti proprio per il suo carattere o artigianale, quindi si svolgeva in delle botteghe e non in contesti alti, accademici, dove la scrittura predominava, o anche si svolgeva spesso, come dimostrano dei bellissimi interventi recenti, ricerche recenti, di studiose che hanno preso in considerazione la scena tedesca, quindi l'ambito tedesco, il contesto tedesco. Questa pratica si svolgeva in casa ed era una pratica femminile, come dire, confinante con la cucina, e in cui la preparazione di farmaci le ricette per la preparazione di farmaci venivano tramandate di madre in figlia. Grazie.